Buongiorno. Allora, oggi è arrivato un pacchettino di un oggetto che ho recentemente acquistato su eBay e che voglio provare ad aggiustare. Messo in vendita come non funzionante per ricambi. Vediamo se si può fare qualcosa a riguardo. L'oggetto in questione smontata è una Nintendo Switch. Spero abbia tutti i pezzi, se no problema. Allora, vedo che la porta è già stata cambiata, vedo che anche il chip per la batteria, il chip, wow, tanti chip, è stato cambiato praticamente tutto. La scheda non è neanche stata fissata. Allora, cominciamo subito. Togliamo la batteria, togliamo i collegamenti che sono rimasti. Vediamo cosa succede. Probabilmente hanno cambiato anche la porta, il connettore dell'LCD. Mi sa di sì. Vedo flussante. Ok. Allora, può essere anche che lo schermo sia danneggiato, adesso devo vedere. Non sembra, lo schermo sembra buono. Qua ci abbiamo, ok, sembra esserci tutto, magari manca qualche vite. Sì, sicuramente manca qualche vite. Ah, vabbè, per il momento possiamo farne a meno. Allora, andiamo al microscopio. E vediamo cosa hanno combinato. Allora, andiamo più vicino. Mettiamo a fuoco. Ok, allora, va bene. Qua intanto vedo già che c'è il condensatore che se ne sta andando per i fatti suoi. Il BQ chip responsabile per il caricamento della batteria è stato cambiato, magari non è stato neanche saldato bene. Vedo che la porta di ricarica è stata cambiata, perché c'ha le saldature belle nuove, scintillanti. Devo vedere con la scheda se hanno fatto connessione almeno questi qua dietro, perché potrebbero non essere connessi. Dopo il filtro c'è tutto. Qua hanno combinato un disastro.
non è neanche pulito, ho messo qua, magari nemmeno questo è collegato bene. Tutti i componenti attorno mi sembra che ci sono. Continuiamo l'ispezione. Sì, anche questo è stato cambiata. Guardiamo all'interno. Mettiamo più a fuoco. No, a parte il flussante la porta è buona, in buone condizioni. Quindi non l'hanno ulteriormente danneggiata. Quella nuova va bene. Va solo pulita. Spero che questa sia la sua memoria, perché se non è la sua memoria col cavolo che si accende. Connettore SD a posto e non sembrano stati fatti altri lavori in giro. Insomma, hanno cambiato un po' così e così a caso, sperando che poi si accendesse. Andiamo a fare una verifica qua dietro. Chip dell'audio, chip per la dock. Qua sembra tutto in ordine. Questo è il Max. Qua dietro è la CPU. Sembra tutto in ordine. Componenti ci sono tutti. Sì. Ok. Allora, facciamo qualche prima analisi. Prendiamo la scheda per l'USB-C, mettiamo su la scheda che mi permette di testare le connessioni fra i piedini appunto che sono qui e la scheda, le connessioni fuori. Accendiamo il multimetro, lo mettiamo in continuità per il momento, no, in diodo è meglio perché se no non ci sono quelle sotto, non riesco a misurare quelle sotto, non ci arrivo. Allora, puntale rosso in un qualsiasi punto a massa, quindi la maschera esterna del, e andiamo a misurare. Aspetta, togliamo il bip, non mi piace il bip sul diodo. Questo ground è a posto, terra è a posto, questo non segna niente, questo non segna niente. Ecco, qua c'è già un errore. Questo qui dovrebbe essere la corrente in ingresso. La corrente in ingresso non è neanche messa, non è neanche saldata bene. Ok, qua ci siamo, qua è saldata, qua è ok. Aspetta che metto velocità di lettura veloce perché
qua non è neanche collegato, quindi non è stata saldata bene la porta. Questo è a posto, questo è saldato, questo è collegato, questo è collegato, no, neanche di qua è collegato, quindi corrente proprio in entrata non ne arriva, non è collegato. Ok, qua ci siamo, qua ci siamo, qua ci siamo. Aspettate che magari si allontana un attimino, magari riuscite anche a vedere l'intera scheda. Sì, allora qui è collegato, qui non è connesso, non è connesso, naturalmente non è connesso, questo qua non è connesso proprio la corrente in ingresso non arriva, come neanche questo non è collegato, 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 quindi tutta la parte sotto, come avevo detto, non è stata saldata bene questa porta. Tutti i piedini che ci sono due file, c'è la fila superiore, c'è la fila sottostante, tutta la fila sottostante non è neanche collegata perché non ho delle letture qui dovrebbe darmi una lettura, qui data più, data meno, B5, VCC che è la corrente, non mi dà nessuna lettura, a meno che non sia esploso il fusibile. Adesso vado un attimo a guardare, controlliamo il fusibile, sempre in coso, qui non mi dà lettura e di qua mi dà una lettura. Sì, il fusibile potrebbe addirittura essere esploso. Sì, sì, fusibile non va più, quindi già qui non accorgersi che il fusibile non va bene. Allora, comunque sia, gli manca tutta la cosa sottostante, quindi la porta deve essere necessariamente rifatta, però almeno c'ha la fila superiore qua visibile, che posso eventualmente provare a fargli un attimino di rifare le saldature. Rifacciamo un attimino le saldature, quindi flussante, così siamo sicuri dell'effettiva solidità delle connessioni. No, 450 è troppo, 400 gradi. Che cerco anche di farvi vedere. Ok, ora le saldature sono rifatte, sono più belle di prima, così sono sicuro. Bene, togliamo anche il fusibile. Un fusibile addirittura poco collaborativo. Niente, non vuole venire via, usiamo l'aria calda.
Ok, il fusibile non c'è più. Per il momento gli mettiamo un filetto. Dov'è? Adesso dov'è la mia matassa? È sparita. È sparita. Volatilizzata. Troppo caos. Come sempre. Oh vabbè. Prendiamone un'altra. E la troverò in qualche modo. Allora. Prendiamo una matassina di filo insulato, ovvero filo con una protezione appunto esterna che permette di rimanere protetto eccetera, ma in questo caso vabbè non ci interessa. Dimensione 0,1 mm, quindi veramente microscopico, e lo andiamo a saldare al posto del fusibile in modo da fare bypass momentaneo, così poi intanto possiamo accendere la console pulsante. Lo ripassiamo un attimino così voglio essere sicuro. Ok, non mi piace il modo in cui viene fuori le luci così. Un po' buio comunque la situazione. Allora, alcol, cotton fioc, gli diamo una pulita dal flussante vecchio. Ecco fatto. Così. Sì, togliamo anche questo e il vecchio marcatore di umidità che non ci serve in questo momento. Ok, riproviamo un attimino, inseriamo la scheda, andiamo a vedere se abbiamo delle letture. Devo impostare anche il multimetro perché c'è la possibilità di essere messo su schermo, così potete vedere. Devo collegarlo al computer con il cavo. Allora, qui ho una lettura, qui ho una lettura, questo va bene, questo va bene. Ok, adesso ho una lettura, anche qui ho una lettura, data meno, data più va bene, A5 va bene, VCC va bene, questo va bene, non è collegato, questo va bene, non è collegato, e massa. Bene, almeno adesso una delle due parti è collegata, quindi possiamo provare a dargli corrente, ma prima di dargli corrente andiamo a verificare questa zona qua. Diamogli una scaldata per
liquefare questo flussante che hanno usato, così lo possiamo pulire. Alcol, una bella spazzolata, di nuovo alcol, così capiamo bene che cosa sta succedendo lì, che se no non si vede niente. Puliamo bene. Ok, molto meglio. Molto meglio. Allora. Beh, le connessioni non sembrano neanche tanto male. Quindi magari questo adesso comunque lo controllo, ma vedo sembra fatto abbastanza bene. Sì. Ah, quel condensatore lì è rotto. Ah, mannaggia. Hanno rotto la parte, come vedete dovrebbe essere scintillante da tutte e due le parti in modo che possa appunto aggrapparsi alla scheda, ma l'hanno danneggiato. C'è lo stagno sotto appunto della piazzola, ma non c'è lo stagno attorno, quindi quello lì è un componente che dovrà essere sostituito. Ma per il momento, siccome è un condensatore diciamo non particolarmente essenziale, si può lo stesso fare a meno, ma dovrà comunque essere sostituito. Devo andare a vedere gli schemi e vedere la misurazione che c'ha. Allora, qui siamo a posto, qui siamo a posto, questa tecnicamente di là c'è la massa e di qua dovrebbe avere un valore di lettura, cosa che al momento non ho, quindi posso fare in questa maniera qui, perché questo si collega a questo piedino qua e questo va bene in ogni caso. Condensatore della CPU, ok, ha un'ottima lettura, quindi va bene. Questo legge bene, questo è a posto, questo è a posto, anche questo è a posto. Questo è a posto e anche questo è a posto. Quindi tecnicamente questo è un buon chip, li hanno installato bene, hanno solo danneggiato questo condensatore qua un attimino, che andrà sostituito. Ok, andiamo a verificare questa zona qua. Andiamo a verificare l'induttore che sia in continuità, perché alcuni si possono bruciare, si interrompono. Qua una buona lettura, qua una buona lettura, qua una buona lettura, qua una buona lettura, anche qua a posto. Sistemiamo questo condensatore qua, gli facciamo un attimino di con l'aria calda.
perché non ci abbiamo alternative. Ok, puntiamo l'aria calda più lontano possibile dal connettore. Aspettate che prendo le altre pinzette più lunghe. Ecco fatto. Ok, così va un po' meglio. Aspettate che sistemo questo qui. Ok, non è consigliabile farlo mentre è ancora bollente, specie su zone sensibili. Questa non è una zona sensibile, quindi va bene lo stesso per il momento. Alcol, puliamo bene tutto, diamo una bella grattata, togliamo tutto il flussante vecchio. Una passata di pezza. Ecco qua, molto meglio, molto meglio. Ok, allora tecnicamente la console non ha nient'altro. Diamo un attimino una controllata anche qua dietro. Sta roba qua non so cosa sia, puliamola, va là. Diamo una bella pulita. Ecco fatto. Ok, allora vediamo questo chip qua, che è quello responsabile per la visualizzazione in dock. Questo è buono. Controlliamo i filtri se sono continui, quindi mettiamo in modalità continuità. Quando con il segnale acustico, quando suona vuol dire che è continuo. Deve essere continuo in lineare ma non in diagonale. Ok, questi sono a posto. Ok, per me la console, la scheda, la console è a posto. Quindi se non ci sono altri problemi, come ad esempio appunto il connettore dell'LCD che è stato cambiato così per spero che fosse danneggiato,
comunque gli hanno schiacciato sopra, si vede chiarissimamente, c'è il buco qua sopra, gli hanno premuto parecchio anche il connettore. Vediamo se riesco perché questo può impedire l'entrata all'ingresso del connettore. Lo alzo un attimino. Hanno premuto veramente molto, si vede proprio lo schiacciamento. Vediamo, intanto gli diamo una scaldata lo stesso. Vabbè. Sciogliamo il pulsante vecchio che hanno usato, senza stare troppo perché è un connettore di plastica, chiaramente. Voglio solo vedere appunto il pulsante che si scioglie. Ecco, alcol, è una bella spazzolata finché è caldo. Di nuovo apriamo, una bella spazzolata dentro, così anche l'alcol toglie il flussante dall'interno. Il flussante non è conduttivo, se c'è flussante sul connettore lo schermo non fa contatto e quindi non mostra nessuna immagine, chiaramente. Ok, molto bene. Allora, come ho detto, a meno che non ci sia lo schermo danneggiato da qualsiasi altra circostanza, dovrebbe accendersi la console. Quindi mettiamo la scheda, togliamo dal microscopio, ok, inseriamo la scheda, inseriamo quello che è necessario, retroilluminazione, chiaramente lo schermo, togliamo da sotto anche questo qua, così non ci dà fastidio. Ok, ora LCD, la parte sempre più difficile di tutte le Nintendo Switch. Perché devi andare in diagonale? Ecco, inseriamo bene fino in fondo, ok,
LCD inserito, l'accetto chiuso. Ora facciamo la retroilluminazione. Bene, ci manca la batteria. Ok, mettiamo su le casse audio per verificare se almeno esce fuori l'audio, magari nel caso in cui appunto lo schermo non funziona, magari si riesce a sentire con il touch che funziona, eccetera, o roba simile, quindi magari ok. Non vuole infilarsi su? Non vuole infilarsi su. Oh. Ecco fatto. Chiaramente andiamo a inserire il pulsante di accensione, spegnimento, volume. Ok, verifichiamo un attimino anche la batteria, giusto per... Che voltaggio abbiamo sulla batteria? Ce l'abbiamo carica, scarica? No, mi sa che è completamente scarica. Sì, la batteria è completamente scarica. Siamo a 0 completi. Va bene. Allora, prendiamo il nostro cavo USB-C, accendiamo l'alimentatore e verifichiamo cosa succede. Allora, questo verso, ok, yeah, una Nintendo Switch salvata solo per un fusibile che non avevano controllato. Fantastico, fantastico. Ah, molto bene. Adesso la lasciamo caricare, avrà bisogno del suo tempo, 10 minuti, un quarto d'ora, e dopo si accenderà da sola quando vuole. E intanto, ok, noi ci vediamo quando si sarà accesa. Ok, passata una mezz'oretta circa, per il momento non si accende da sola, ma adesso verifichiamo se si accende da sola, se va. No, la batteria è completamente proprio esauritissima. Controlliamo un attimino che si stia caricando, perché potrebbe essere che questo chip qua è un attimo da rifare se la batteria non si carica, perché se no... Allora, voltaggio, voglio vedere la batteria che si carica. Siamo a 2 volt e 95. Ce ne vuole ancora, ce ne vuole ancora, però cresce. 2,958, 2,959,
è molto molto bassa, ma sta caricando. 2960, e ci vorrà una bella un'oretta o due almeno. Ok, l'importante è che stia caricando. Se si accendesse andrebbe anche in ricarica veloce, quindi sarebbe anche migliore la cosa. Ma vabbè, allora gli facciamo così, piuttosto che rimanere con lo schermo acceso. Gli diciamo di spegnere lo schermo, ok, così tutta la corrente di ricarica va all'interno della batteria e carica un attimino più velocemente. Ok, io torno dopo. Bene, è passata ormai un'ora da quando l'ho messa in carica. Vediamo un po'. Vediamo un po' com'è. No, è anche... No, pensavo fosse piegata a banana. Invece no. Proviamo ad accenderla. Dai, che finisce. Eh. Eh. Il touch non funziona. Non è quello suo. Ok. La scheda di gioco non è quella sua, perché ci sono due versioni, c'è la versione 1 e la versione 2. Questa o ha problemi qua che non fa ben contatto, che ci può stare anche, tutto può essere, il connettore magari qui non c'ha porcheria dentro, non lo so, oppure appunto può essere che questa sia una schedina di un'altra console con un touch in versione diversa, perché qui non funziona, però almeno si accende ed è una cosa fantastica. Adesso infatti sta, almeno carica più velocemente, sta caricando a 1 ampere, fa una ricarica veloce. Ok, comunque devo fare diverse cose, devo sistemare, questo lo farò off camera, fuori dalle riprese. Devo sistemare la porta di ricarica, che devo rifare le saldature sotto, devo cambiargli appunto il lettore qua per il touch, devo finire chiaramente di riassemblarla, devo testare i binari per i Joy-Con, testare testare internet, testare i giochi, la ventola, il touch appunto, devo finire di testarlo. Però intanto si accende, quindi anche la scheda SD devo controllarla, se legge le schede SD, se ha problemi anche lì, ma intanto si accende, quindi per me è stato un successo. Ok, il video è terminato, spero vi sia piaciuto, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, dove potrete trovare altri video di riparazione. In descrizione troverete link utili per lo shop, per contattarmi per le riparazioni, se volete fare una donazione, se volete partecipare a un gruppo Facebook creato da me e un'altra persona, o visitare la mia pagina Facebook. Quindi molto bene, ci vediamo al prossimo video, ciao!